Bugatti 4002 GT, l'ennesima sottovalutata che ho deciso di scegliere e di guidare, mal vista dai puristi Maserati perché è stata la prima ad avere il motore Ferrari derivato dalla 360 Modena. Ha abbandonato l'ultimo 3002 derivato dalla biturbo, quindi l'ultimissimo motore Maserati, che diciamocelo però non era così veloce. Come faccio spesso, partirei con il difetto più grande di questa macchina che, come hanno detto a suo tempo tutte le riviste, le testate giornalistiche del mondo, era proprio l'assetto, il modo in cui hanno scelto di far poggiare l'auto a terra, calcolando il fatto che non solo già aveva il prestito del motore della 360 Modena, non avrebbe potuto avere la stessa bontà di assetto e telaio, e infatti non ce l'ha. Una volta che la 360 Modena si era imposta ed era il punto di riferimento per le berlinette dell'epoca, la Maserati è stata poi libera di fare un aggiornamento di questo modello che fu la Grand Sport. Io ho preferito questa perché è manuale, è uno dei pochi esemplari che possiamo trovare sul mercato con il cambio manuale. Non è lo stesso cambio duro che ha la 360, era un cambio molto difficile, un po' più da uomini rispetto a questo, un po' più Ferrari e molto meno Maserati, giustamente. Se vi devo dire la verità, se io penso a una Maserati, questa qui può rispecchiare tranquillamente la mia idea della casa di Modena. È un'auto tutto sommato comoda, che ha un gran motore e che è una vera e propria Gran Turismo, non è una super sportiva. Quest'auto è uscita e non aveva nessuna pretesa, non aveva intenzione di diventare un punto di riferimento, più che altro fu il simbolo di una sorta di rinascita del marchio, un ritorno a un minimo di qualità che su quest'auto è apprezzabilissimo. E poi, a dirla tutta, l'assetto così tranquillo le regala un comportamento sovrasterzante divertentissimo. Meno buoni sono i freni, molto meno buoni. Dei freni non ci si può fidare. Non perché sia un'auto eccessivamente pesante, perché non lo è. Non ispira mai una gran sicurezza. Una 360 Modena ce la si sente cucita addosso. Era una buona caratteristica di quella macchina, che era molto differente dalla 355 e 348, ancora peggio. Macchine molto burbere. La 360 fu una delle prime berlinette Ferrari un po' più amichevoli, aperte anche al mercato dei guidatori un po' meno esperti, senza fare nomi di nazionalità. I rettilinei finiscono subito. Il fatto che sia un motore aspirato me lo fa apprezzare ancora di più. Questo è il genere di motori che a me fa impazzire. Sentite come gira, si riesce a sentire ogni singolo movimento dell'architettura del motore. L'esemplare in prova ha uno scarico super sprint, ma che inizia dopo i catalizzatori, quindi non ha un vero e proprio guadagno in termini di prestazioni, soltanto un po' di sound in più. Ero curioso di provare proprio il cambio di quest'auto. Il cambio in sé non è niente male, è molto più docile, non solo della 360 Modena, il che era molto semplice, ma anche di una Porsche 911 ad esempio. E questo non lo immaginavo. È un'auto che si potrebbe tranquillamente guidare nel traffico tutti i giorni, è una macchina che potreste lasciare anche a vostra moglie, se la signora avesse nozioni base di guida sportiva. A
me coinvolge tantissimo, devo dire, il fatto che sia un'auto italiana così poco visibile sulle strade, almeno del nostro bel paese. Non sono più auto che si vedono spesso, eppure io mi giro sempre a guardarla. Questa, la 3002 GT, con quei fari posteriori a mezzaluna. Credo che quanto a design fossero veramente molto avanti, e in quell'epoca dovevano combattere con la Jaguar XK8, che era molto sfortunata come sportiva, ma a mio parere ancora oggi molto bella, molto proporzionata. E la parola chiave di questo disegno è proprio proporzione. È un disegno che non invecchierà mai, e poi è sinceramente veloce, in rettilineo. In curva non vi dà fiducia mai, non avrete mai, a meno che non montiate un assetto regolabile e un buon assetto, non avrete mai sicurezza di spingere fino in fondo in curva. Non vi avvicinerete mai al suo limite, perché il suo limite è molto vario. Guidate una 360, guidate una 355, una 430, il suo limite è lì, è molto evidente, è altissimo, ma è lì. Ci si accorge di quando si sta esagerando. Con questa qui no, con questa qui vi ritrovate a pentirvi di aver usato un po' troppo, ma all'ultimo momento. Ha questo posteriore che ricorda molto quello dell'8C, una macchina che avrebbe potuto, ma non le è stato permesso, diventare una instant classic, un'icona della guida sportiva. Non parliamo di stile, perché in quanto a stile non hanno nulla da invidiare a nessuno, né questa nell'8C tanto meno, che è una delle auto più belle mai costruite a mio avviso. L'appassionato che ci ha portato questa 4002 GT addirittura è venuto dalla Svizzera, quindi ha fatto 1000 km per venire e ne farà altri 1000 stasera per tornare. E li ha fatti con quest'auto, è sceso con un sorriso a 32 denti, e lo capisco bene, perché ci viaggerei anch'io. Quello che mi infastidisce è lo sterzo un po' incerto, è un po'... non è impreciso, è leggero, è un coinvolgimento differente da quello che cerco io di solito in una sportiva. È un genere di guida molto inefficace, ma in un modo divertente. Non credo che ne comprerei mai una, ma è un'auto che apprezzo sinceramente per le qualità estetiche e anche per questo comportamento un po' ribelle, come se volesse vendicarsi di essere stata strozzata dalla nascita, dalla 360 Modena, dalla cugina cattiva. Ma aveva anche senso una macchina così in quel momento. C'era la berlinetta sportiva, c'era la 575M, la Maranello, e poi la Maserati, giustamente, come anche la storia ci insegna, doveva essere un marchio un po' più tranquillo. È molto amichevole, molto più di tante altre concorrenti di quest'auto, soprattutto dell'epoca, ma c'è qualcosa che non mi torna. C'è una sorta di taglio di potenza durante le cambiate più veloci che dà un fastidio incredibile, e mi sembra che sia un taglio elettronico, nonostante io abbia tolto tutti i controlli. Mi sembra come se al momento di cambiare mi venga impedito di fare una cambiata come vorrei. È una cosa fastidiosissima. Vedete? C'è un ritardo nella cambiata che dà fastidio. Beccheggio e rollio tremendi. È incredibile quanta sicurezza dia nei sovrasterzi e quanta poca ne dia nelle curve normali, nelle percorrenze come bisognerebbe farle. Funziona al contrario praticamente. È una di quelle santarelline di buona famiglia che quando si ubriacano fanno più danni delle tossiche di strada. Bello perché ti dice sì, divertiamoci, fai, esagera, fai quello che vuoi, poi di punto in bianco dice no, basta, non mi va più, non frena più, non sterza più, certe volte ti fa pure perdere tempo per cambiare marcia,
è una di quelle donne